Buongiorno, oggi voglio parlarvi di Camille Claudel prendendo spunto da questo bellissimo libro, una sua biografia. Camille Claudel è stata una scultrice francese, nata nel 1864 in Francia e purtroppo in vita non ha avuto il successo che meritava. Lei infatti, pur essendo dotatissima già da piccola, lavorava l'argilla e usava come modelli i fratelli, lei veniva da una famiglia borghese di buonissime facoltà economiche e aveva due fratelli, Louise e Paul, più piccoli, che usava come modelli da piccola, lavorando l'argilla per farne dei busti. E poi ha portato avanti questa sua passione andando a Parigi e cercando di andare a studiare nelle scuole dove insegnavano. Purtroppo allora in Francia non c'era la possibilità per le donne di entrare in queste accademie, soprattutto per la presenza di modelli nudi, perché ovviamente gli scultori avevano bisogno di modelli nudi per creare le loro opere. E a parte due, c'erano due scuole, una un po' più, diciamo, cara, perché il fondatore diceva: "Beh, le donne non sono accettate da nessuna parte, io quindi vi faccio pagare di più", invece un'altra dove si è recata Camille, invece uomini e donne pagavano la stessa retta. E poi successivamente Camille Claudel ha aperto un suo atelier e ha accolto in questo atelier Jessie Lipscomb, un'altra scultrice di origine inglese e che era venuta in Francia per studiare, per entrare nelle accademie. E insieme sono diventate allieve di Rodin. Camille Claudel e Rodin sono un connubio della storia dell'arte indissolubile, non esisterebbe l'uno se fosse esistito l'altra. Rodin era già un famoso scultore, aveva diversi atelier e insegnava e aveva preso come, diciamo, allieve sia insieme ad altri, sia Camille che Jessie. E queste due donne, c'è una bellissima foto di loro due che le ritrae mentre stanno lavorando, saranno amiche per tutta la vita. Nonostante a un certo punto questa amicizia si interromperà per uno stupido litigio. Qua comincia, diciamo, la parabola ascendente di Camille Claudel. Rodin ne comprende immediatamente il genio e fondamentalmente diventerà la sua allieva prediletta, ma molto più di questo. Diventeranno amanti, lei diventerà la sua musa. C'è un bellissimo busto che Camille Claudel farà a Rodin e un altro che Rodin farà a Camille. E questa relazione nascosta, perché Rodin aveva già una compagna da cui aveva avuto un figlio, anche se non erano sposati, cosa che per la società dell'epoca faceva sollevare qualche sopracciglio, diciamo, Rodin comincerà a introdurre Camille Claudel nel mondo dell'arte. Lui sarà molto innamorato di Camille Claudel, però a un certo punto non potrà offrirle quello che Camille Claudel desiderava. Ci sarà anche un aborto, Camille Claudel resterà incinta, ma ovviamente dovrà abortire con grande dolore, questa cosa la segnerà fortemente. Rodin le aveva addirittura promesso che l'avrebbe sposata. Ora, questo libro incentra molto la sua storia sul fatto che Camille Claudel fosse molto anticonformista e fosse andata contro la società. Io non la vedo così. Camille Claudel, come nella foto in cui vi ho fatto vedere prima, dove si vedeva Camille che lavorava la pietra con la gonna, non era contro la società. Voglio ricordare che in quel periodo le donne dovevano andare con le gonne e c'erano alcune donne che invece lavoravano anche facevano scultura con i pantaloni perché non era troppo scomodo lavorare con le gonne e per questo, per lavorare così dovevano addirittura chiedere un permesso alla prefettura. Poi più avanti il governo sarà un po' più elastico e ci saranno alcune donne che andranno in giro con i pantaloni, ma pensate, verranno aggredite, la gente per strada le prenderà a sassate queste donne devono rifugiarsi nelle chiese o nelle case private che gli danno accoglienza. Ma Camille Claudel non è interessata a questo. Lei, nonostante questa gonna sia così fastidiosa e faticosa da portare per il lavoro, non è così anticonformista, non ha un ideale di questo tipo. Lei semplicemente ha un obiettivo: scolpire. Lo stesso per quanto riguarda Rodin. Lei non vuole andare contro la società perché è innamorata di un uomo già impegnato, lei semplicemente è innamorata di un uomo. Questa cosa le procurerà del fastidio, anzi un grande dolore, perché la sua famiglia, quando verrà a saperlo, la disconoscerà. Addirittura il fratello, che era aveva una buonissima carriera come diplomatico, anche come scrittore e poeta,
ma era un fortemente cattolico e molto rigido, la accuserà anche e avrà un profondo rancore nei suoi confronti, anche e soprattutto per l'aborto. Lei non è anticonformista idealmente, lei semplicemente vive la sua vita e la sua vita non coincide con i valori della società in cui è inserita. E questo secondo me è il punto focale della vita di Camille Claudel. Come dicevo, a un certo punto Camille Claudel e Rodin si separeranno, lui cercherà sempre di aiutarla dietro le quinte, anche di nascosto perché lei non vorrà più vederlo, ma a un certo punto ci sarà la rottura. Questa rottura avviene con un'opera di Camille Claudel, L'età matura. In quest'opera si vede lei stessa abbandonata da Rodin, che viene portato via da una anziana donna che è la sua compagna. E quest'opera, che viene acquistata dallo Stato, a un certo punto avrebbe potuto dare la possibilità a Camille Claudel di esplodere come artista. Ma quando Rodin vede questa opera, lo stesso Rodin che si era dato tantissimo da fare per aiutare Camille Claudel, che nessuno voleva, nessuno comprendeva, perché la vedevano tutti come l'allieva di Rodin, a un certo punto Rodin bloccherà l'acquisto della fusione in bronzo di quest'opera. Camille Claudel scomparirà, non sarà più accettata dall'establishment dell'arte. Lei che aveva già avuto fortissimi problemi perché aveva creato delle opere di nudo in cui si vedevano i genitali e quindi questa cosa non piaceva e nessuno la riusciva ad apprezzare, oltre al fatto, come dicevo, della vicinanza rispetto allo stile di Rodin. E lei stessa che si era voluta distanziare da Rodin creando opere più piccole, lui che invece creava opere più grandi. Questa cosa ovviamente che Rodin ha bloccato, ovviamente segnerà la fine della carriera di Camille Claudel dall'altro lato invece lancerà incredibilmente la carriera di Rodin che era già famoso, ma così diventerà il più grande artista del suo tempo. Questa cosa ovviamente inciderà fortemente sulla vita di Camille Claudel che si chiuderà sempre più in se stessa, romperà le sue opere, a un certo punto nel 1913 il fratello la farà rinchiudere. Diciamo, probabilmente lei avrebbe avuto bisogno di un certo aiuto psicologico, sono sicuro che ci sono tantissime tesi di psicologia collegate a Camille Claudel, sicuramente ci sono tantissimi studi di psicologia legati a questo, però questo non avviene, la rinchiudono in manicomio, lei resterà 30 anni in manicomio fino al 1943 e poi morirà in solitudine. Sono commoventi le lettere che lei invierà alla madre e al fratello per chiedergli di farla uscire, ma la madre non ne vuole sapere, la sorella non ne vuole sapere, il fratello non ne vuole sapere e quindi lei morirà in solitudine. Ci sono anche una serie di situazioni piuttosto pesanti perché lei proverà un rancore molto molto forte verso Rodin, lo accuserà di averle rubato le opere, di averle rubato le idee, questo rancore anche veniva dall'aborto, quindi lei aveva paura che lui l'avvelenasse, quindi si faceva il cibo da sola, si cucinava il cibo da sola e alcuni hanno visto dietro a questo atteggiamento ovviamente un richiamo all'aborto, al fatto che lui l'aveva messa incinta. Fatto sta che lei morirà in solitudine, ci saranno una serie di persone e non scolpirà più, non lavorerà più, lei si rifiuterà di lavorare, di scolpire persone in manicomio perché per la paura di venire derubata. Negli anni successivi ci saranno delle mostre in cui i suoi ammiratori cercheranno di portare alla luce il suo lavoro, ma nessuno avrà successo. Poi alla fine, negli anni '80, complici una serie di biografie, un film del 1888 con Isabelle Adjani, e Camille Claudel viene riscoperta, si comprende il suo genio. Intanto Rodin era morto poco prima di Camille Claudel, un po' prima di Camille Claudel, perché era molto più anziano, e aveva creato è andato in un albergo, a vivere in un albergo, aveva voluto creare il suo museo e fondamentalmente aveva voluto che un'ala di questo museo fosse dedicata a Camille Claudel. E questo è quello che è successo. Il Museo Rodin contiene una parte dedicata a Camille Claudel, con poche opere, le sue opere non sono così numerose come quelle del suo maestro, però diciamo negli anni '80, come dicevo, si riscopre questa donna e negli anni '90, 2000, mostre delle sue opere diciamo vanno in giro per il mondo e fanno comprendere il grandissimo genio di questa donna. Il, mm,
Le sue opere poi sono state riprodotte, ci sono anche una serie di diatribe sul numero di riproduzioni di queste opere, però il concetto è che forse non le sarebbe neanche piaciuto perché lei, come abbiamo visto, era molto gelosa della sua proprietà intellettuale, però il concetto è che finalmente a questa donna viene data l'importanza che meritava. Io voglio ricordare un paio di opere a cui sono particolarmente legato. Una è l'Onda, in cui si vede quest'onda che ha dei richiami orientali, a lei piaceva molto la cultura orientale, e si vede quest'onda che ha dei richiami di Hokusai, no? All'arte di Hokusai, che sta per ghermire delle bambine che giocano. E un'altra è Cloto, che è un'opera che a me piace tantissimo, che purtroppo è scomparsa, non si riesce più a trovare. Voglio chiudere questa mia discussione con 3 immagini che secondo me sono veramente illuminanti. La prima è data dal fratello di Camille Claudel, Paul Claudel, che nonostante tutto ammirava realmente il genio di sua sorella. Lui diceva che un'opera di Camille era come una di quelle pietre che i cinesi mettevano al centro di una stanza. Lui era stato ambasciatore in Oriente per tanti anni e diceva che queste opere sono un monumento al pensiero interiore, permettono, fanno germogliare dei pensieri che poi daranno vita a tutti i sogni che riusciamo a fare. E questa secondo lui era veramente l'arte di sua sorella. L'altra immagine viene da Walter Benjamin in un trattato sulla narrativa. E Walter Benjamin dice che l'arte del narrare parla dall'aldilà e da questo aldilà è custodito veramente il pensiero che arriva a tutti noi. Ora io voglio veramente trasporre questo pensiero dall'arte di narrare all'arte che aveva Camille Claudel di arrivare a noi stessi. Io non sono un esperto di arte, ma vedo nei riflessi di luce, nella materia che riesce veramente a diventare carne attraverso le mani di Camille Claudel, qualcosa che arriva direttamente a me. A questo voglio rilacciarmi all'ultimo pensiero che voglio dedicare a Camille Claudel, prendendo in prestito un'immagine di un libricino del professor Tommaso Montanari. In questo libricino, che si intitola A cosa serve Michelangelo, il professor Tommaso Montanari racconta tutta l'evoluzione di questo crocifisso presunto di Michelangelo, ma a un certo punto dice: noi dobbiamo, quando andiamo a vedere delle mostre, delle opere d'arte, dobbiamo essere anche consapevoli di quello che vediamo, e se non abbiamo la cultura di capire quello che stiamo vedendo, non riusciamo a capire se una cosa è bella, ma soprattutto se è bella perché ci piace. Ora, ovviamente io mi cospargo il capo di cenere, non sono sempre in grado, anzi quasi mai, di comprendere se una cosa è bella o se è bella perché mi piace. Però posso dire che l'opera, l'arte di Camille Claudel mi regala veramente delle immagini che in qualche misura attivano, è come se attivassero i miei neuroni specchio, mi creano delle emozioni come se io vedessi nella materia plasmata da Camille Claudel della carne, della vita che tocca direttamente la mia anima e in questo modo mi commuove. È come se Camille Claudel arrivasse veramente alla mia anima dall'aldilà, un po' come diceva Walter Benjamin. Io vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima. Un saluto.